un ventilatore che ventila, una moto che mota, un coglione che coglia. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a fare una cosa particolarmente seria, da mettere tra virgolette serio, perché non è nulla di questo è serio. Andremo a montare l'albero dell'M50B25 e a provare un pistone di un M51D25 e vedere se tutto va come ci aspettiamo in questo cilindro. Abbiamo ovviamente bronzine nuove, fasce nuove che dovremmo gappare. Mi è stato detto gappare a 0,25 per M50 turbo. Non so, io mi atterrò a quello che mi è stato detto, visto che io non sono per niente un esperto e diciamo chi me l'ha consigliato è molto più intelligente di me. Hey, what's going on? Ok, possiamo così iniziare la preparazione e il montaggio delle bronzine sul monoblocco, non dimenticandoci gli spruzzini dell'olio che vanno sotto le bronzine. Dopodiché installiamo le bronzine sui cappelli o sui cuscinetti, come li volete chiamare. Montiamo l'albero a secco per controllare le tolleranze. Se tutto è a posto si rismonta e si richiude tutto con il lubrificante da assemblare correttamente come dovrebbe essere. Quindi vediamo cosa succede. Ta-da! Non ho assolutamente utilizzato un martello. Ora è il momento di calare l'albero. Grazie all'aiuto dei mitici forum, io ho qui un libricino che mi sono fatto con le varie tolleranze che dobbiamo avere, e quindi adesso andiamo a calare l'albero a secco, senza farlo girare né niente. Lo chiudiamo alle coppie giuste, controlliamo le tolleranze con il plastic gauge e vediamo in sostanza che cosa succede. Quando uno ci aspetta di fare le cose. Dovevo mettere il plastic gauge, non l'ho messo. Allora ragazzi, eccoci, questi sono i segni che lascia il plastic gauge, se non lo sapevate, sono su tutte le bronzine. Ora andiamo a misurare la tolleranza effettiva. Allora, come vediamo qui abbiamo un gioco radiale di 0.020 mm fino a 0.058 e lo andiamo a controllare proprio con il pacchetto del plastic gauge. Questo plastic gauge effettivo fa da 0,25 fino a 0,76, quindi siamo nel range giusto. Quindi vediamo millimetri. Qui abbiamo effettivamente e siamo sullo stretto. Questo purtroppo fa 0,25, sarebbe penso uno 0,20 e così via con tutte le tolleranze. Questo per esempio siamo un po' larghi tra lo 0,25 e lo 0,38, penso uno 0,30 a stima, perché è poco più largo.
e così via per tutte. Adesso le controllo tutte, poi passiamo allo step successivo. Eccoci qui, adesso dobbiamo andare a gappare tutte le fasce. Ve ne farò vedere soltanto una, partiamo dal cilindro 6 e poi dopo le altre le farò off camera perché sennò ci vuole troppo tempo. Abbiamo già montato le bronzine nuove sulle bielle e manca gappare le fasce, montarle sui pistoni e poi dopo possiamo andare a vedere effettivamente quanto rapporto di compressione andiamo ad avere con pistoni e bielle M51 di 25 nel blocco B20 con l'albero B25. Quindi iniziamo con la prima fascia, la mettiamo nella direzione corretta, c'è scritto top, non so se si legge. Iniziamo a inserirla nel cilindro con molta cautela, poi il mio aiutante qui la spingerà giù con il pistone e oppa! Eccoci qui. Sul pistone abbiamo montato solamente il raschiaolio perché lo usiamo come battuta quando andiamo a inserirlo per mandare la fascia nella sua posizione, lo usiamo come battuta per vedere la posizione corretta. Poi con uno spessimetro andiamo a misurare, in questo nostro caso per questa applicazione di motore turbo vogliamo arrivare a 0,50 mm sulla prima fascia e 0,55 sulla seconda, quindi qui lo 0,50 assolutamente non ci passa, quindi dobbiamo tirarla fuori e allargarla nel seguente modo. Qui abbiamo la fascia incriminata che dobbiamo allargare, questa è una normalissima lima, vado a stringere le due estremità della fascia contro la lima e la limo un po', allarghiamo, andiamo a sentimento, ecco. Una cosa molto importante è essere sicuri di non creare dei bordi strani sulla fascia, perché dopo può risultare in graffi o in problemi che noi non vogliamo assolutamente. Quindi dopo averla allargata un pochino la riproviamo nel cilindro. Ora riproviamo la fascia nel cilindro, quindi la reinseriamo manualmente senza lasciarci sotto il guanto possibilmente, la facciamo spingere con il pistone e poi la proviamo con lo spessimetro. Qui ora il 50 ci passa ma è un po' duro, quindi ancora un'allargatina veloce e riproviamo, la reinseriamo ancora senza lasciarci dentro il guanto, quindi adesso andremo a ricontrollare e è più di 50 spannometricamente, però va bene così, diciamo, è un motore ad alte prestazioni, quindi va benissimo così. Ora ripetiamo lo stesso procedimento con la seconda fascia e poi procederò a montare tutto il resto. La seconda fascia è più sottile ed essendo sotto la facciamo di 5 centesimi più larga di gap, quindi andiamo a inserire anche lei nel cilindro senza lasciarci dentro i guanti. A fine di questo video si spawna fuori la lama. Andiamo ad abbassarla con il pistone. Andiamo a controllare il gap, che dovrebbe essere 55 per la nostra applicazione. Il 55, come potete vedere, non ci passa neanche a morire, quindi anche lei un'allargata, il gap giusto, e poi andremo a fare la tolleranza delle bronzine.
Eccola qui la seconda fascia allargata, 55, perfetto. Ora procediamo con l'installare le fasce sui pistoni e inserire i pistoni con le bielle nei vari cilindri. Eccoci qui, abbiamo in ordine dal primo al sesto pistone con tutte le loro fasce gappate correttamente. Quindi iniziamo dal sesto pistone e iniziamo a montare le fasce. Partiamo con la seconda dal basso, nella direzione giusta ovviamente, con il top marchiato verso l'alto. Ecco qui la seconda fascia montata, montiamo la prima, anche lei con il top verso l'alto. Eccola qui, montato le nostre fasce con le nostre bronzine nuove. Adesso andrò a fare l'operazione su tutti i restanti pistoni e poi andiamo a montarli nel monoblocco. Partiamo dal primo, con il primo cilindro. Andremo fino al sesto con l'ausilio di questo mistico attrezzo. Andiamo ora a installarli. Ora siamo dall'altra parte. Come avete visto prima non abbiamo lubrificato le bronzine perché adesso dobbiamo andare a controllare la tolleranza delle bronzine di biella. Quindi inizierò col portare in primis l'albero in posizione dove il pistone che vado a misurare è verso l'esterno, poi andrò a spingere da sotto il pistone verso l'alto per chiudere la bronzina sull'albero e misurare la tolleranza con il plastic gauge. Quindi, come per l'albero motore, andiamo a posizionare la nostra stecchina di plastic gauge, prendiamo il relativo cappellotto con la relativa bronzina e andiamo a serrare il tutto alla coppia corretta di serraggio. Utilizzo i bulloni vecchi solo per il fatto che poi li devo togliere e utilizzerò quelli nuovi solo per l'assemblaggio totale. Adesso Giacomo taglia per favore questa prossima cosa. Mi guardi su internet per favore la coppia di serraggio delle bielle? Perché non lo so. Ok, quindi questa è la nostra tolleranza, quindi possiamo andare a vedere. Abbiamo 0,51, siamo abbastanza larghi di tolleranza, però siamo comunque in tolleranza perché la tolleranza delle bronzine va da 0,20 a 0,55, quindi siamo lì, se non proprio nel range estremo del quasi fuori tolleranza troppo largo, però direi che va bene, meglio un po' largo che un po' troppo stretto. Adesso, avendo controllato la prima, andremo avanti off camera a controllare tutto il resto, perché sennò il mio povero editor avrà troppo da editare. E una volta finito tutto procederemo nel vedere il rapporto di compressione effettivo, la corsa dei pistoni e se è tutto ok da montato. Buonasera ragazzi, eccoci qua, siamo ritornati effettivamente qualche sera dopo adesso. Devo essere totalmente onesto, c'è stato un piccolo problema con il montaggio principale. Il problema che avevo riscontrato era che io, avendo montato
tutto l'albero e i pistoni. L'albero era molto duro da girare, ora come potete vedere gira abbastanza libero ed è giusto. In sostanza, io, avendo montato i cappellotti come li avevo segnati, come li avevo tolti, probabilmente nel lavarli si sono cancellati i segni che avevo fatto con il pennarello, e in sostanza avevo montato i cappellotti nelle posizioni sbagliate. E quindi, essendo totalmente onesto, mi piace effettivamente spiegare il problema. E in sostanza è successo che abbiamo scoperto, adesso non so se si riesce bene a vedere, ma loro di fabbrica sono segnati, e infatti qui vedete c'è un 1, qui dovrebbe esserci un 2, ma si vede veramente poco, si vede abbastanza male. Qui c'è un 3 e diciamo sono stati segnati male. Quindi niente, adesso vabbè, la sostanza è la solita, cioè è uguale a quello che avete già visto, quindi adesso procedo a rimontare i 6 pistoni e poi torniamo al punto di prima. Poi procederò off camera a rimontare la testa, e poi una volta montata la testa dovremo andare a calcolare il rapporto di compressione, che quello sarà un altro video. Quindi ora andrò a montare i pistoni, che voi avete già visto o probabilmente vedrete dopo, dipende da come viene editato il video, e poi tireremo le somme finali, diciamo. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo finito il montaggio dopo tutto il problema. Qui abbiamo il motore completo di pistoni, completo di albero, che ruota molto tranquillamente, e appunto sto finendo di montare la testa. Per questa non farò un video perché onestamente non mi pare un contenuto molto interessante. Devo solamente dargli una rettificatina a mano alle valvole con dello spuntiglio, e poi dopo faremo il video su come calcolare il rapporto di compressione, per andare a capire se dobbiamo andare a rialzare la testa, eventualmente se mettere magari il rialzo o lo spessore comunque della guarnizione di testa, visto che i pistoni appunto sono molto bassi nel cilindro. Quindi bisogna andare a fare questo calcolo e niente, eccoci qui, abbiamo finito con questo video e ci vediamo alla prossima.